La morte rossa devastava da tempo il paese. Nessuna pestilenza era mai stata così fatale, così atroce. Il sangue rosso e orrendo ne era incarnazione e sigillo. Cominciava con dolori acuti e vertigini improvvise. Poi il sangue iniziava a trasudare dai pori fino alla dissoluzione. Le macchie scarlatte sul corpo e soprattutto sul volto erano il marchio della peste che isolava la vittima dall'aiuto e dalla compassione dei suoi simili. E l'intera malattia, dall'inizio alla fine, si compiva nell'arco di mezz'ora. Ma il principe Prospero era felice, impavido e sagace. Quando i suoi domini furono per metà spopolati, convocò alla sua presenza 1000 amici, sani e spensierati, tra i cavalieri e le dame della sua corte, e con loro si ritirò nel profondo isolamento di una delle sue abbazie fortificate. Era una struttura vasta e magnifica, frutto del gusto eccentrico ma al contempo maestoso del principe. Un muro alto e solido la circondava. Il muro aveva porte di ferro e i cortigiani, una volta entrati, portarono fornaci e pesanti martelli e saldarono i catenacci e stabilirono di non lasciare alcuna via di ingresso o di uscita a improvvisi impulsi di disperazione o follia dall'interno. L'abbazia era abbondantemente rifornita e con tali precauzioni i cortigiani potevano sfidare il contagio. Il mondo esterno poteva badare a se stesso. Nel frattempo era follia rattristarsi o riflettere. Il principe aveva predisposto ogni mezzo di piacere. C'erano buffoni, improvvisatori, ballerini, musicisti, c'era la bellezza, c'era il vino. E tutto questo e la sicurezza erano dentro. Fuori, la morte rossa. Verso la fine del quinto o sesto mese di isolamento, mentre la pestilenza infuriava più violenta che mai all'esterno, il principe Prospero offrì ai suoi 1000 cortigiani un ballo in maschera di straordinaria magnificenza. Era una scena voluttuosa quella mascherata, ma prima lasciate che vi parli delle stanze in cui si svolgeva. Erano 7 appartamenti, una suite imperiale. In molti palazzi, tuttavia, tali suite formano una lunga prospettiva rettilinea, mentre le porte a soffietto scorrono fin quasi alle pareti su entrambi i lati, così che la vista dell'intero insieme non è quasi per nulla ostacolata. Qui il caso era molto diverso, come ci si poteva aspettare dall'amore del principe per il bizzarro. Gli appartamenti erano disposti in modo così irregolare che la vista ne abbracciava poco più di uno alla volta. Ogni 20 o 30 metri vi era una svolta brusca e ad ogni svolta un nuovo effetto. A destra e a sinistra, al centro di ogni parete, un'alta e stretta finestra gotica si affacciava su un corridoio chiuso che seguiva i meandri della suite. Queste finestre erano di vetro colorato e il colore variava in base alla tonalità dominante delle decorazioni della stanza in cui si aprivano. Quella all'estremità orientale era decorata, ad esempio, di blu, e di un blu vivido erano le sue finestre. La seconda stanza era porpora nei suoi ornamenti e arazzi, e qui le vetrate erano porpora. La terza era tutta verde, e così anche le finestre. La quarta era arredata e illuminata di arancione, la quinta di bianco, la sesta di viola. Ma il settimo appartamento era avvolto da arazzi di velluto nero che ricoprivano interamente il soffitto e le pareti, ricadendo in pesanti pieghe su un tappeto dello stesso materiale e colore. E solo in questa stanza il colore delle finestre non corrispondeva alle decorazioni. I vetri qui erano scarlatti, di un profondo color sangue.
In nessuno dei 7 appartamenti, tra la profusione di ornamenti dorati sparsi qua e là o pendenti dal soffitto, vi era lampada o candelabro. Non vi era alcuna luce di lampada o candela all'interno della suite, ma nei corridoi che la seguivano, di fronte ad ogni finestra, vi era un pesante tripode che reggeva un braciere acceso, il cui bagliore filtrava attraverso i vetri colorati e illuminava vividamente le stanze. E così si creava una moltitudine di effetti fantastici e sgargianti. Ma nella stanza occidentale, quella nera, l'effetto della luce del tripode, che si riversava sui drappi scuri attraverso i vetri color sangue, era estremamente lugubre e conferiva ai volti di chi vi entrava un aspetto così inquietante che pochi tra gli invitati osavano mettervi piede. In questa stanza, contro la parete occidentale, si trovava anche un gigantesco orologio d'ebano. Il suo pendolo oscillava avanti e indietro con un rintocco cupo, pesante, monotono, e quando la lancetta dei minuti compiva il giro completo del quadrante e l'ora stava per essere suonata, usciva dai polmoni d'ottone dell'orologio un suono chiaro, forte, profondo ed estremamente musicale, ma di una tonalità e di un accento così particolari che ogni ora i musicisti dell'orchestra erano costretti a interrompere momentaneamente la loro esecuzione per ascoltare quel suono. E così i danzatori interrompevano le loro evoluzioni e si creava un breve momento di smarrimento per tutta la allegra compagnia. E mentre i rintocchi suonavano, si notava che i più spensierati impallidivano e i più anziani e riflessivi si passavano la mano sulla fronte, come presi da una confusa meditazione. Ma quando gli echi passavano del tutto, una leggera risata pervadeva subito gli invitati. I musicisti si guardavano sorridendo del proprio nervosismo e della propria follia, promettendosi sottovoce che al prossimo rintocco non avrebbero provato la stessa emozione. E poi, trascorsi 60 minuti, 3600 secondi del tempo che fugge, l'orologio tornava a suonare e nuovamente si presentavano lo sconcerto, l'agitazione e le preoccupazioni di prima. Eppure, nonostante tutto, la festa era allegra e magnifica. I gusti del duca erano particolari. Aveva un occhio fine per i colori e gli effetti. Disprezzava le convenzioni della moda e i suoi progetti erano audaci e impetuosi e le sue idee brillavano di un fulgore barbarico. Alcuni lo avrebbero ritenuto folle. I suoi seguaci sentivano che non lo era, bisognava vederlo e ascoltarlo per esserne certi. Aveva diretto personalmente l'ornamento delle 7 stanze in occasione della grande festa e a suo gusto aveva stabilito i costumi dei mascherati. E siate certi che erano grotteschi. C'erano sfarzo, splendore, vivacità e fantasmagoria, molto di ciò che è stato poi visto in Hernani. Vi erano figure arabesche con membre e attributi incongrui, vi erano fantasie deliranti come quelle che forgia il folle. Vi era molto del bello, del licenzioso e del bizzarro, qualcosa di terribile e non poco di ciò che poteva provocare disgusto. Nelle 7 stanze si aggirava in effetti una moltitudine di sogni, e questi, i sogni, si contorcevano avanti e indietro, prendendo colore dalle stanze e facendo sì che la musica selvaggia dell'orchestra sembrasse l'eco dei loro passi. E poi, all'improvviso, risuona l'orologio d'ebano che si erge nella sala di velluto, e allora, per un momento, tutto è fermo e tutto tace, tranne la voce dell'orologio. I sogni restano immobili come congelati, ma gli echi del rintocco svaniscono. Sono durati solo un istante e una risata leggera, quasi soffocata, li segue mentre si dissolvono.
E di nuovo la musica riprende, i sogni tornano a vivere e si agitano ancora più allegramente, impregnandosi dei colori delle finestre variopinte attraverso cui filtrano i raggi dei bracieri. Ma nella stanza più remota ormai nessun mascherato osa entrare, perché la notte sta volgendo al termine e una luce più rossa filtra attraverso i vetri color sangue e l'oscurità del drappeggio nero è agghiacciante. E a chiunque posi il piede sul tappeto di Zibellino giunge dal vicino orologio d'ebano un rintocco ovattato, più solennemente enfatico di qualsiasi altro suono giunga alle orecchie di chi si abbandona alle feste nelle stanze più lontane. Le altre stanze, tuttavia, erano affollate e in esse batteva febbrilmente il cuore della vita, e la festa continuava e continuava vorticosamente, sino a che, infine, l'orologio cominciò a rintoccare la mezzanotte. Allora di nuovo la musica cessò e le evoluzioni dei danzatori si arrestarono e come prima vi fu un'inquietante sospensione. Ma stavolta erano 12 i rintocchi della campana e così accadde, forse, che più pensieri si insinuassero col passare del tempo nelle menti dei più riflessivi tra i festanti. E così accadde anche che prima che l'eco dell'ultimo rintocco si fosse completamente spenta, molti tra la folla ebbero il tempo di accorgersi della presenza di una figura mascherata che fino a quel momento nessuno aveva notato. E appena si diffuse tra i sussurri la voce della presenza di quell'intruso, per tutta la sala si levò un brusio, un mormorio di sorpresa e disapprovazione, che alla fine si mutò in terrore, orrore e disgusto. In un'assemblea di fantasmi, qual era quella che ho descritto, si può ben immaginare che nessuna apparizione ordinaria avrebbe potuto provocare una simile reazione. In verità, la libertà di travestimento della notte era pressoché illimitata, ma la figura in questione aveva superato Erode, spingendosi persino oltre la vaga idea di decoro del principe. Vi sono corde nei cuori anche dei più sconsiderati che non possono essere toccate senza emozione. Persino per coloro che sono completamente perduti, per i quali vita e morte sono solo uno scherzo, esistono cose di cui non si può ridere. L'intera compagnia sembrava ora profondamente colpita dal fatto che nel costume e nel portamento dello sconosciuto non vi fosse né arguzia né decoro. La figura era alta e scarna, avvolta dalla testa ai piedi in abiti funebri. La maschera che le copriva il volto era così simile al viso di un cadavere irrigidito che anche un esame attento avrebbe faticato a smascherarne l'inganno. Eppure, tutto ciò avrebbe potuto essere tollerato, se non addirittura approvato dai folli festanti. Ma il figurante si era spinto fino ad assumere l'aspetto della morte rossa. Le sue vesti erano macchiate di sangue e la sua ampia fronte, con tutti i tratti del volto, era cosparsa di quell'orrore scarlatto. Quando gli occhi del principe Prospero si posarono su quell'immagine spettrale, che come a voler meglio sostenere la sua parte incedeva a passi lenti e solenni tra la folla che danzava, fu visto sussultare dapprima per un brivido di terrore e disgusto. Ma subito dopo la sua fronte si arrossò di rabbia. «Chi osa?» chiese con voce rauca ai cortigiani che gli stavano accanto. «Chi osa insultarci con questa blasfema parodia? Arrestatelo e smascheratelo, così sapremo chi dobbiamo impiccare all'alba dai bastioni». Il principe Prospero si trovava nella sala blu, a levante, mentre pronunciava queste parole. Esse risuonarono chiaramente attraverso le 7 stanze, poiché il principe era un uomo vigoroso e audace e la musica si era fatta silenziosa al suo gesto. Si trovava nella stanza blu il principe, con un gruppo di pallidi cortigiani accanto. All'inizio, mentre parlava, vi fu un lieve movimento di quel gruppo verso l'intruso,
che in quel momento era poco distante e ora, con passo lento e solenne, continuava ad avvicinarsi. Ma un indefinibile timore, suscitato dalle folli sembianze del mascherato, si impossessò dei cortigiani e nessuno osò levare la mano per fermarlo. Così egli passò indisturbato a un passo dal principe, e mentre la vasta folla, come mossa da un unico impulso, si ritraeva dal centro delle stanze verso le pareti, egli avanzava senza ostacoli, con lo stesso passo solenne e misurato che lo aveva contraddistinto fin dall'inizio, passando dalla stanza blu a quella purpurea, dalla purpurea alla verde, dalla verde all'arancione, e poi alla bianca e quindi alla viola, prima che qualcuno facesse un gesto per fermarlo. Fu allora, tuttavia, che il principe Prospero, impazzito dalla rabbia e dalla vergogna per la sua momentanea codardia, si precipitò attraverso le 6 stanze, mentre nessuno lo seguiva perché tutti erano presi da un terrore mortale. Brandiva un pugnale sguainato e si era avvicinato con impeto a pochi passi dalla figura quando questa, giunta all'estremità della stanza di velluto, si voltò improvvisamente e affrontò il suo inseguitore. Si udì un grido acuto e il pugnale cadde luccicante sul tappeto nero, lo stesso tappeto nero sul quale, subito dopo, cadde morto anche il principe Prospero. Allora, raccogliendo il selvaggio coraggio della disperazione, i cortigiani si precipitarono insieme nella sala nera. Ma nell'agguantare il mascherato, la cui alta figura si ergeva immobile all'ombra dell'orologio d'ebano, rimasero senza fiato, inorriditi, perché i sudari e la maschera cadaverica che avevano afferrato con tanta violenza non contenevano alcuna forma tangibile. E allora fu riconosciuta la presenza della morte rossa. Era entrata come un ladro nella notte. E ad uno caddero i festanti nelle sale del loro ballo, inondate di sangue, e morirono ciascuno nella posizione disperata della propria caduta. E la vita dell'orologio d'ebano si spense con quella dell'ultimo dei gaudenti, e le fiamme dei tripodi si estinsero, e le tenebre, e la rovina, e la morte rossa stabilirono su ogni cosa il loro illimitato dominio.